Amici dell'orto, ben ritrovati! Eccoci pronti per vedere come trapiantare il cavolo nero e il cavolo riccio. La parola a sound! Eccolo qua, cavolo nero e cavolo riccio. Allora, vediamo le foglie del cavolo nero e le foglie del cavolo riccio. Vediamo che sono a gruppetti, vedete? Perché cosa ho fatto? Li ho seminati a riga, misti, e poi li ho trapiantati qua. Adesso ne tiro su una zolla, la apro e la ripicchetto. Queste possiamo già raccogliere di foglia per il consumo, se abbiamo bisogno per fare una frittata, se abbiamo bisogno nell'insalata, così. Allora, per ripicchettarlo, semplicemente andiamo con una paletta, stando almeno un 10-15 cm, facciamo una specie di taglio tutto circolare intorno all'intera zolla. Ecco, non fate mai l'operazione di stringere e tirare, strappare, perché la pressione della mano rompe i tessuti e la pressione di strappare dalla terra le radici rompe anche le radici, per cui fate proprio in questo modo, sollevate, vedete? Lasciate la terra dov'è, ovviamente vedete che è venuta tutta la zolla, a quel punto la trasportiamo, io ci metto sotto una mano, mettetela su un piatto, in un cestino, in un contenitore, se non ce la fate io ho l'orto vicino. Ecco qua, adesso appoggiate l'intero blocchetto, aprite con le mani e suddividete le piantine, aprite anche la zolla. Questa è un'operazione da fare molto lentamente, vedete che piano piano cercate di aprire, ecco, apritelo sempre dalla base e non da sopra, staccate le piantine, cercate di farlo in modo delicato, senza fare troppa pressione. Vedete che io non uso schiacciare i tessuti alti. Divido le piantine. Io adesso ho diviso cavolo riccio da cavolo nero. Vedete che alcune sono molto più esili. Ecco fatto. E poi andiamo a fare la piantumazione. Allora, piantumiamo il cavolo riccio sulla parte superiore, buco, aprite sempre, se c'è qualche sasso toglietelo, spostate la terra, mettete la radice che sia possibilmente più verticale possibile verso il fondo e chiudete. In questo caso comprimete un filo. Di nuovo prepariamo, vedete che io la muovo tutta a 360 gradi, apriamo e poi andiamo a chiudere. Questo dà anche il permesso di avere una specie di buchetta intorno, una specie di piccolo avvallamento intorno alla piantina, che se è necessario bagnare o se è necessario, o se viene la pioggia, lì l'acqua si ferma e va verso la radice. Ecco, considerate che tutto questo è seminato 2 mesi fa, io ho il permesso di ripicchettarlo. Non sono tantissime le piantine, ma se io lo faccio lentamente ho un allungamento della produzione, se no metto 10 piante tutte insieme, maturano tutte insieme. 10 piante di cavolo nero sono tantissime per una famiglia di 4 persone. È vero che possiamo surgelarle o farci anche essiccarle, però poche piantine alla volta.
Poi cercate anche di capire che cosa consumate, che cosa riuscite a coltivare nel vostro orto e scaglionate questa cosa. Io quello che metterò in autunno, che lo metterò nella serra, lo metterò successivamente, perché se lo metto adesso diventa troppo grande e adesso mi serve produrre altre cose, insalatine, zucchine, cose di questo genere. Adesso vi faccio vedere la piantumazione del cavolo nero, che avviene nello stesso modo. Facciamo il buco. Questi hanno un apparato radicale decisamente più grande. Poi speriamo sempre in una pioggia, perché quella è sempre benvenuta. Anzi, se qualcuno conosce la danza della pioggia sarei anche grato, per cui praticate. È abbastanza umida la terra e in questi giorni, oggi è nuvoloso, per cui posso permettermi di fare questa cosa e dovrebbe arrivare il temporale. Ecco, cerchiamo di sempre considerare questa cosa. Poi se avete l'acqua dategli una bagnata. Io non uso l'acqua e tendenzialmente non lo faccio, però ovviamente se potete fatelo almeno i primi giorni. Adesso vado a prendere un'altra zolla di piantine che li ripicchetto. Eccomi tornato col mio bottino di piante e rifaccio la stessa operazione. Sono sempre ben contorte. Vedete, apro piano piano la zolla. Adesso pianto queste e poi vi faccio vedere i pomodori. Io ho anche imparato a fare questo tipo di piantumazione, che è un po' a macchia di leopardo. Cosa succede? Cosa intendo dire per macchia di leopardo? Che non metto tutte le cose nello stesso posto, nel senso che ho un ordine, ho uno schema, per cui un disegno. Per quello che vi chiedo sempre, vi dico sempre, fate una piantina, perché la rotazione è importante, anche se fate la concimazione, però la rotazione delle verdure è importante, quelle che stanno di più, stanno di più nel terreno, che consumano di più. Pensiamo alle zucche, alle patate, ai pomodori. Pensiamo invece alle insalatine e ai rapanelli, che sono molto rapidi, cioè ciclo 20 giorni, un mese e poi le raccolte. Pensiamo alle leguminose che nutrono il terreno, per cui dove abbiamo sfruttato tantissimo la terra con delle piante che sono rimaste lì a lungo, ad esempio il cavolo nero sta quasi 2 anni, l'anno dopo se andiamo a piantumare delle leguminose sicuramente daranno nutrimento al terreno. Ma vi dicevo quest'idea della macchia di leopardo perché in caso di un attacco di un parassita o di funghi o di qualsiasi malattia, se le avete dislocate in diversi punti dell'orto, questo impedisce di avere la perdita del raccolto, perché una pianta farà da marcatore di un problema di salute e di conseguenza voi potete curare le altre, perché magari una pianta l'avete messa in un posto dove è troppo umido e prende un fungo, oppure arriva un parassita perché è molto asciutto e per lui è un clima ideale. Se le avete tutte lì rischiate di perderle. Eccoci qua. Poi qua, vedete, ho già pronto un po' la pacciamatura e la volta prossima si pacciama.